Appena l'età mi permise di uscire dalla tutela dei miei precettori, abbandonai interamente lo studio e risolsi di non cercare altra scienza fuori di quella che potevo trovare in me stesso e nel gran libro del mondo, per trovare dei principi universali atti a risolvere i problemi pratici dell'esistenza, un metodo che possa distinguere il vero dal falso. È giunto il momento, senza frapporre ulteriori indugi, poiché la vecchiaia sta avanzando, di ricercare questi principi validi per tutti all'interno di me stesso. Ora dunque che il mio spirito è libero di ogni cura e che mi son procurato un riposo sicuro in una pacifica solitudine, mi applicherò seriamente e con libertà a distruggere generalmente tutte le mie antiche opinioni, sapendo che la conoscenza non può pretendere di salvarsi quando tutto il sapere è costruito su mattoni che possono via via sfaldarsi e incrinarsi in nome di una verità assoluta. Il dubbio è l'origine della sapienza. Bisogna dunque ricominciare tutto da capo, ed ormai non ho più tempo per rimandare quest'impresa. Se passassi in rassegna tutte le conoscenze che ho acquisito e di cui dubito, e quindi se iniziassi a distruggere tutte le conoscenze, non solo quelle che sono chiaramente false, ma anche quelle che forse non lo sono, di cui cioè si possa dubitare che lo siano, se sono falsi i primi principi, è falso tutto il sapere che deriva da quelli, ed è per questo che minerò dalle fondamenta tutto l'edificio del sapere con il dubbio assoluto. Io penso, dunque sono, ossia esisto. Questo è l'unico principio evidente su cui costruire un metodo, per definire una perfetta identità tra l'io pensante e l'io pensato, cosicché, quando si ha un'idea evidente, questa corrisponderà alla realtà. Svegli o addormentati, non dobbiamo mai lasciarci persuadere se non dall'evidenza della nostra ragione. Quando il pensiero evidente è talmente perfetto da aver la certezza di non sbagliare, solo la nostra volontà può condurci all'errore. Il libero arbitrio ci spinge a scegliere se il pensiero debba o non debba dare il suo assenso alla volontà, e dunque l'uomo ha la libertà di sbagliare, così come quella di non sbagliare. Se non sapessimo che quanto vi è in noi di reale e vero viene da un essere perfetto e infinito, non avremmo nessuna ragione di essere certi che le nostre idee posseggano, per quanto chiare e distinte, la perfezione di essere vere, non quanto Dio, creatore del pensiero e della realtà.